I pick-up TCI non esistono. Cosa? Sembra che PRS abbia fatto una bella manovra di marketing. Quindi la mia chitarra monta dei pick-up che non esistono? Ciao chitarristi e bentornati in Shaperton. Io sono Ale e il video di oggi per me è un sacco difficile. In questo video infatti vi parlerò di una chitarra che mi è sempre piaciuta un sacco, ma di cui hanno fatto un nuovo modello che secondo me non ha tanto senso. I motivi comunque ve li spiego durante il video, intanto iscrivetevi al canale e lasciate un bel like a questo video perché dai, qualcosa che vi piacerà in questo canale se amate la chitarra ci sarà. Questa volta ho un po' approfittato dei ragazzi di Musical Store 2005 perché appena questa chitarra è diventata disponibile l'ho ordinata in meno di 0 secondi. Volevo veramente capire quanto ci fosse nel mondo reale di quello che leggevo sulla scheda tecnica. Scheda che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione così potete fare anche voi il raffronto teoria-realtà. Sto parlando della PRS SE Standard 2408, che è la diretta conseguenza della SE Standard 24 normale, quella blu che abbiamo visto un po' di mesi fa sul canale. Anni fa, non mesi. Poi abbiamo anche fatto il confronto con la SE Custom 24, quindi la stessa chitarra ma di una fascia un pochino più alta. E siamo arrivati alla conclusione che non è che cambiasse poi così tanto tra le due chitarre, a parte il top in acero e il modello specifico che avevo io, che aveva la tastiera in acero. Non cambia niente se prendiamo gli stessi modelli a parità di caratteristiche con la tastiera in palissandro. E lì abbiamo messo un bel punto sulla questione, dicendo che è tutta quasi questione di estetica. Se uno vuole spendere quei soldi in più per la Custom 24 perché esteticamente è superlativa, ok, ma se a uno interessa solo la sostanza, allora la Standard 24 è la scelta ideale. Che poi detta così sembra che la Standard 24 sia una chitarra esteticamente brutta, invece è stupenda pure lei. Insomma, comunque tutta questa premessa per dire che PRS fa chitarre che mi piacciono quasi tutte dopo il video di oggi. Come vi ho detto prima, si parla della PRS SE Standard 2408, che è il nuovo modello della Standard 24, e ok. L'anno scorso è stata fatta la SE Custom 2408, quest'anno sono state aggiunte al catalogo anche le Standard 2408. Prima di andare nel dettaglio però, devo spiegarvi cosa significa 08 nel nome di questa chitarra. Sta ad indicare semplicemente il numero di combinazioni di suoni possibili con i pick-up. Quindi vuol dire che da questa chitarra possiamo tirar fuori 8 combinazioni di pick-up diverse. E detta così sembra una roba che wow, no, una roba bellissima, gigantesca, ne voglio 6. No, 8 ne voglio. Con un attimo di lucidità, se ci pensiamo, la Standard 24 già di per sé ne ha comunque 6 di posizioni diverse, che non sono poche. Tutte queste posizioni sono possibili su questa chitarra grazie a questi due piccoli switch che abbiamo sul body dello strumento che ci permettono di splittare indipendentemente i due pick-up humbucker. Mentre la Standard 24 normale ha il classico push-pull da fare su e giù che attiva gli split su entrambi i pick-up contemporaneamente. Qui possiamo decidere di far diventare un pick-up single coil e l'altro no. Ci basta semplicemente agire sulle due levettine e abbiamo fatto. In questo modo infatti aggiungiamo 2 ulteriori posizioni e combinazioni alle 6 che già avevamo sulla Standard 24. La differenza direi che adesso è decisamente chiara.
Quindi la Standard 24 e la Custom 24 in versione 0.8 hanno questa piccola caratteristica in più di questi switch in più. Per il resto, se guardiamo la scheda tecnica, e per farlo vi lascio il link qui sotto in descrizione così lo possiamo fare insieme, si vede che le caratteristiche fisiche e costruttive dei due strumenti sono le stesse identiche. Cioè la Standard 24 normale è tutta di mogano, la Standard 24 0.8 è tutta di mogano. Anche lei non ha il top, il manico è sempre in acero e la tastiera è sempre in palissandro. Il ponte è sempre il classico ponte PRS tremolo, abbiamo la stessa circuiteria di base eccetto per la caratteristica in più dei due switch in più, ok? La chitarra è ancora una bellissima via di mezzo fra un mondo Gibson e un mondo Fender. Il mondo Gibson scala corta 24 3/4, mondo Fender scala lunga 25 e mezzo, PRS si posiziona esattamente in mezzo con la scala da 25 pollici. E poi, come ulteriore conferma che questa chitarra sta a metà fra i due mondi, abbiamo tutte queste caratteristiche sonore che ci permettono di suonare come il mondo Gibson e contemporaneamente come il mondo Fender e anche qualcosina di più, che è un po' la caratteristica tipica delle PRS. Quindi quando dite che la PRS non ha un'identità, l'unica cosa che cambia se guardiamo la scheda tecnica è quello che viene scritto dopo pickup, 2 punti. Sulla Standard 24 normale abbiamo 8515 S e ok. Sulla Standard 24 0.8 invece c'è scritto TCI S. Quindi capiamo che i pickup sono diversi da questa cosa sulla scheda tecnica. Sì, però no. Indagando un attimo, salta fuori che questo TCI è semplicemente un metodo di produzione dei pickup, non è il modello del pickup. TCI significa Tuned Capacitance and Inductance. Praticamente dicono sia un sistema di produzione dei pickup che poi consente al pickup stesso di replicare la stessa identica risposta con gli stessi valori tecnici sempre e costantemente, e questo dà consistenza al pickup e quindi al suono che ne esce. Qui torniamo al collegamento con la cosa all'inizio del i pickup TCI non esistono. È come dire pickup fatto a mano. Va bene, che pickup è? Dimmi che pickup è, ti prego. Sono gli 8515 aggiornati? Sono dei pickup diversi? Chiedo per un amico. Facciamo così e cerchiamo la risposta. Prendo la Custom 24 SE che ho qui dietro di me, che ha gli 8515 super classici. La proviamo, le mettiamo a confronto super rapidamente per capire se effettivamente cambia qualcosa nel suono. Una è la Custom 24 e una è la Standard 24, alcune differenze ci sono, ok. Comunque non cambia così tanto. E ve lo assicuro, cioè, guardate il video qui sopra che ho fatto un po' di tempo fa dove confrontiamo la Standard e la Custom, niente di così apprezzabile. Vi dico la mia, secondo me su questa chitarra ci sono gli 8515 magari aggiornati, ok? Però sempre gli 8515 restano, il timbro è quello, dai. E questa cosa ci serve per arrivare al problema reale di questa chitarra. Il prezzo. Questa chitarra nella versione 0.8 costa 100-150 euro in più della Standard 24 normale. La Standard 24 normale la possiamo trovare intorno ai 550-570 euro. La SE Standard 24 0.8 invece sfiora o addirittura supera di poco i 700. Cioè devo pagare così tanto, 100-150 euro per cosa? 2 posizioni di pickup in più? Direi che la Standard 24 normale è sufficientemente versatile. Quindi la mia domanda per voi è: questa chitarra ha senso oppure è una tentata manovra di marketing da parte di PRS? Chiedo perché sembra che abbiano preso un design esistente, dei pickup in questo caso, abbiano applicato un cambiamento minimo e l'abbiano chiamata nuova.